Buongiorno a tutti, oggi vediamo una posizione che può essere molto semplice o molto complicata. Sicuramente complicata se non abbiamo i riferimenti giusti. Diventa invece abbastanza semplice se abbiamo chiari dei concetti e li sappiamo applicare, possibilmente nei limiti di tempo imposti dall'orologio. Allora, in questo caso abbiamo un redouble per il match. Che significa redouble per il match? Significa che se il redouble viene accettato, il game diventa decisivo. Chi vince il game vince il match. In questo caso è semplice calcolare il take point. Infatti il take point è pari alle possibilità di vittoria in caso di drop. Se le nostre possibilità di vittoria sono maggiori di queste possibilità, quindi del take point, dobbiamo accettare, altrimenti conviene passare il cubo. Vi suggerisco, per rinfrescare questi concetti, di rivedere il video sul take point. Trovate il link in alto a destra oppure in descrizione. Ma passiamo a vedere la posizione. Allora, punteggio 2-0 per il bianco con cubo a 4. Quindi se il bianco raddoppia e il nero accetta, è proprio una situazione di redouble per il match. Quindi chi vince il game vince il match. Quindi vediamo innanzitutto qual è il take point. Il take point è dato dalle possibilità di vittoria in caso di one away, seven away. Perché se il nero passa, il bianco va avanti 6-0, quindi one away, seven away, crop. In questo caso il trailer, quindi il nero, ha il 9% di possibilità di vincere il match. Per essere più precisi 9,28%, ma diciamo che io ricordo 9%, è più facile. Poi che cosa ci serve? Ci serve, quindi una volta stabilito il take point, ci serve calcolare le possibilità di vittoria del nero. Se le possibilità di vittoria sono superiori al 9%, sarà un take, altrimenti un drop. In questo caso ci torna molto utile un altro video che abbiamo già realizzato. Metodo semplice per calcolare le possibilità di vittoria in un barrel. Quando manca un solo tiro alla fine, possiamo applicare una formula semplificata che ci dà appunto le possibilità di vittoria del trailer. Questa formula è n1 per n2 diviso 13. Che cos'è n1 e che cos'è n2? N2 è il numero di tiri dopo il quale il trailer, il nero qua, ha ancora la possibilità di tirare, cioè
numero di tiri con i quali il bianco non esce al primo tiro. Quanti sono i tiri in questo caso? I tiri con cui esce sono tutti doppi superiori a 1, quindi 5. Quindi i tiri dopo i quali il nero avrà la possibilità di tirare a sua volta sono 36 meno 5, quindi 31. Quindi N1 uguale 31. N2 invece sono il numero dei tiri con i quali il nero esce subito e quindi vince. Quanti sono questi tiri? Anche qui è facile, sono tutti i doppi superiori al 2, quindi 3, 4, doppio 3, doppio 4, doppio 5, doppio 6. Quindi sono 4. A questo punto abbiamo tutti gli elementi per calcolare le possibilità di vittoria del nero, del trailer, in questo game. Possibilità di vittoria quindi sono n1 per n2, 31 per 4 diviso 13. 31 per 4 è 124, 124 diviso 13 è all'incirca 9,5%. Se fosse 130 sarebbe il 10%, quindi diciamo all'incirca 9,5%. Avevamo detto take point 9%, 9,28%, possibilità di vittoria del trailer 9,5%, quindi diciamo che è un chiarissimo double, chiarissimo redouble, è un take borderline, quindi sicuramente take ma non di tantissimo. Pertanto, che cosa possiamo dire? Innanzitutto, riguardatevi il video importantissimo sul metodo semplificato per calcolare le possibilità di vittoria in bear-off, metodo che abbiamo utilizzato qua. E poi possiamo dire che in questo caso, utilizzando i concetti appresi, siamo riusciti a risolvere la posizione in maniera abbastanza semplice. Vediamo che cosa ci dice XG. XG ci dice che le possibilità di vittoria per il trailer sono 9,57%, abbiamo detto 9,5%, quindi diciamo praticamente perfetta la stima. Ecco, possiamo dire come ulteriore precisazione che la formula che abbiamo utilizzato, n1 per n2 diviso 13, è arrotondata per difetto di poco, vedete, questo vale sempre, per cui abbiamo calcolato 9,5%, sappiamo che in realtà è un pochino di più e qui torna alla perfezione 9,57%. Benissimo, quindi vedete che per XG è un redouble take, sarebbe un grosso errore di 180-181 non cubare, mentre sarebbe un errore minimo 11 millesimi passare. Quindi possiamo
concludere questo interessante video dicendo che una posizione che potrebbe sembrare complicata, secondo me la maggior parte dei giocatori non ha idea di come decidere se cubare, se ricubare, se accettare, ma andrebbe un po' a occhio. In questo caso, utilizzando dei sistemi, dei concetti relativamente semplici, possiamo avere un riferimento utilissimo e abbastanza semplice da utilizzare. Vi invito pertanto a riguardare il video di riferimento. Vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci al prossimo episodio.